Senta, si dice che Michele Navarra, il medico che è stato ucciso alcuni anni fa, fosse implicato in queste organizzazioni, è vero, particolari. Lei ne sa qualche cosa, no? Quello che si dice è che lui almeno dicono nel giornale, poi dice nel paese, sì, la voce pubblica, che lui era un capomafia. Ecco. Lei lo conosceva, sì, personalmente? Sì. Com'era come persona? Come persona era una persona alta, robusto. E di carattere? Di carattere aveva due facce, almeno io questo potevo notare, aveva due facce, una faccia che sembrava buona, poi un'altra faccia che era meno buona. Meno buona. Michele Navarra, dottore in medicina, cavaliere della Corona d'Italia, nonché, in pectore, cavaliere al merito della Repubblica Italiana, a parte Vito Cascioferro e Don Calogero Vizzini, non è secondo a nessuno per terrifica fama e per prestigio sociale fra i mafiosi del suo tempo. Uomo colto, è un medico di prim'ordine, in breve è transitato per scelta deliberata da una tranquilla condizione di borghese benestante a quella illegale e molto più rischiosa di capomafia. Forse nessuno, fra i padrini di quel tempo, incarna la forma pura ed essenziale del potere che è volontà di potenza, vocazione gratuita al dominio sugli uomini e sulle cose. Mafia e medicina, spesso intrecciati, sono solo strumenti per raggiungere tale dominio. È il 2 agosto del 1958, sono le ore 15:30. Siamo nel comune di Prizzi, in piena campagna. Una Fiat 1100 nera sta procedendo verso Corleone. L'auto è di un giovane medico, Giovanni Russo, che sta dando un passaggio a Navarra. Ad un tratto l'auto viene crivellata di proiettili. Raramente si erano coinvolti innocenti in omicidi mafiosi. Ma qualcosa è cambiato. È l'inizio dell'ascesa criminale dei corleonesi. Michele Navarra nasce a Corleone il 5 maggio del 1905. Il padre Giuseppe è un onesto geometra ed è anche piccolo possidente terriero. Michele è il suo primogenito. Seguono altri 7 figli, 5 maschi e 2 femmine. La famiglia Navarra è quindi una famiglia appartenente alla borghesia benestante della cittadina, dove il padre è membro del Circolo dei Nobili, in cui svolge anche il ruolo di insegnante nella locale scuola agraria. Pur in un ambiente familiare così estraneo al malaffare, Michele, fin da ragazzo, dà l'inequivocabile impressione di essere la pecora nera, accompagnandosi a pessimi soggetti e mostrando, attaccabrighe com'è, inclinazioni caratteriali alla prepotenza e alla violenza. Ma non è da escludere che siano soltanto i segni di un temperamento particolarmente vivace. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che nei primi anni del dopoguerra, con il grado militare di capitano, indagherà a fondo sull'intero contesto della criminalità di Corleone, avanzerà l'ipotesi che l'accesso dell'adolescente Michele Navarra alla mentalità e alle pratiche della mafia sia da riferirsi alle parentele della madre, una certa Caterina Di Miceli, una cui sorella aveva sposato il noto mafioso Angelo Gagliano, violento pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, morto ammazzato nel 1930, come molti altri del suo stato. Il suddetto Gagliano si era addirittura messo in luce tra gli imputati, poi assolti per insufficienza di prove, del delitto che nel 1915 aveva stroncato la vita di Bernardino Verro, il sindacalista e sindaco di Corleone, che a capo del movimento contadino della Sicilia del latifondo era stato un eroe di prima grandezza delle lotte popolari contro la mafia. C'è pertanto almeno un filo collaterale di mafiosità al quale Michele Navarra può precocemente legarsi. Il generale Dalla Chiesa, nella preferenza manifestata dal giovane per un parente tanto disdicevole, ravviserà le stigmate originarie di una mafiosità per istinto. Ma al di là dell'interpretazione data dal Dalla Chiesa, l'adolescenza di Michele Navarra non è proprio quella di un precoce delinquente.
anzi è quella di uno studente assai diligente e laborioso. Tanto è vero che iscrittosi in medicina all'Università di Palermo, dopo regolari studi liceali e distintosi tra gli allievi, consegue la laurea nel 1929 all'età di appena 24 anni. Serve poi il Regio Esercito quale ufficiale di complemento della sanità militare. Congedato nel 1931 e rientrato a Corleone, nel biennio successivo vince il concorso per la condotta medica del comune. Deciso ad avanzare nella professione, si specializza in medicina interna all'Università di Messina. L'anno seguente, nel 1932, diventa caporeparto di medicina interna dell'Ospedale dei Bianchi di Corleone. Insomma, a parte le sue pessime frequentazioni, può contare fin da giovane su qualità personali e mezzi più che idonei ad assicurargli una brillante affermazione sociale. Un grosso borgo arretrato, immerso nella disperazione del latifondo siciliano, era certo una realtà che non poteva non riuscirgli troppo stretta. Perché allora decide di fermarsi a Corleone? Probabilmente perché per lui la fondamentale aspirazione non è né nel successo professionale né nel far soldi. Non che sia disinteressato a un solido benessere, ma la sua principale meta non sarebbe mai stata la ricchezza. C'è infatti nel suo comportamento un misto di passione filantropica e di demagogico avventurismo, con una vistosa tendenza, rilevata dallo stesso dalla Chiesa, ad acquisire meriti rendendosi socialmente servizievole. Alieno da vere e proprie speculazioni in denaro, tanto da prestare spesso la sua opera gratuitamente e da mantenere taluni malati a proprie spese presso cliniche private, egli, trasandato nel vestire, corpulento, rubicondo, appassionato del gioco delle carte ed accanito cacciatore, riuscì tuttavia a fornire d'intorno un'atmosfera di considerazione che, specie nei ceti più modesti, finiva per tradursi in rispetto e gratitudine. Considerando il suo carattere e le sue frequentazioni, è da escludere che la sua aspirazione sia quella di diventare in paese il medico dei poveri. Questa centralità del luogo natio è tutt'altro che un semplice amore per il proprio paese. Per quanto la cosa possa sembrare strana e paradossale, essa ha piuttosto il suo fondamento in una sterminata volontà di potenza. Michele Navarra non è da meno di un Giulio Cesare, che avrebbe preferito essere il primo in un villaggio di montagna piuttosto che il secondo a Roma. Navarra coltiva in sé al massimo grado quella passione che fa spesso dire che comandare è meglio di fottere. L'importante in tutto ciò è soltanto comandare, per trarre l'ineffabile piacere di ottenere considerazione ed ubbidienza. Qui si ravvisa la sostanza profonda del siculo senso dell'onore, un aspetto fondamentale di quello che Leonardo Sciascia chiamava sicilitudine. Vivendo in un paese agricolo, anche il Navarra, proprietario di terre per eredità e successive acquisizioni, è a suo modo un agricoltore. Avrebbe persino preteso, per civetteria, ma anche per fruire delle relative provvidenze di legge, di appartenere in prima persona alla categoria dei coltivatori diretti. Non è però un tipico gabellotto. Il punto di partenza del vero potere mafioso di Navarra è l'incontro con le forze armate americane dopo lo sbarco in Sicilia del 1943. Sempre con un ruolo assai evidente del colonnello Charles Poletti e all'ombra di quel geniale manager che è Lucky Luciano. All'incontro Michele Navarra si presenta senza particolari titoli di antifascismo. Suo padre è stato addirittura un diligente seguace locale di Mussolini e ha dato un suo personale contributo all'operazione del prefetto Mori. Artefice, tra l'altro, di un blitz a Corleone conclusosi con l'arresto di oltre 150 mafiosi di basso livello. Lui, Michele Navarra, ha navigato nel regime senza infamia e senza lode, appartato, anche se subdolamente intrigante, nel suo ambulatorio medico. I suoi meriti antifascisti, se proprio si vuole cercarli, erano stati quei subdoli intrighi con i quali aveva raccolto intorno a sé, con l'aria di svolgere un compito sanitario filantropico, i peggiori delinquenti del territorio rimasti a piede libero, o rientrati in paese dopo aver scontato pene detentive di varie entità. Con quei figuri ha costituito la sua corte, cioè una cosca informale e clandestina, che può riemergere alla luce del sole
nel clima della liberazione e della rinascita democratica. Naturalmente, ora, nella veste di servizio agli americani. Presso il colonnello Poletti, capo dell'Amgot, il medico corleonese gode delle raccomandazioni di antifascisti autorevoli come il suo amico Don Calò e il futuro onorevole Calogero Volpe. Per mettersi opportunamente a disposizione e fruire dei conseguenti vantaggi, può avvalersi anche di canali personali. Una sua cugina di sangue, emigrata dagli anni negli States e moglie di un importante ufficiale americano, è stata assunta a Palermo dall'amministrazione militare alleata, con funzioni di traduttrice, e lavora in una stanza attigua a quella del colonnello Poletti. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, il Navarra non chiede favori che lo avvantaggino nella professione medica. Chiede invece, ed ottiene, l'autorizzazione per la raccolta di tutti gli automezzi militari abbandonati dagli eserciti alleati. Se ne avvale per avviare all'attività imprenditoriale suo fratello Giuseppe. Recupera il recuperabile, trasforma i camion in improvvisati autobus di linea, riattiva delle carcasse e qualche vecchia corriera d'anteguerra e fa del tutto il primo nucleo di un'azienda di trasporti pubblici denominata, pomposamente, International Transport, quella stessa che sarebbe riuscito qualche anno dopo a rifilare alla regione siciliana, con la nuova denominazione di AST, Azienda Siciliana Trasporti, sempre affidata alla direzione di suo fratello Giuseppe, così destinato ad una stabile carriera nei ranghi degli enti pubblici regionali. Si dice che agli affari dell'International Transport sia interessato personalmente, sotto banco, lo stesso Poletti, uomo abituato a trarre del suo da qualsiasi attività autorizzata o favorita dal suo ufficio, e che pertanto il Navarra ne sia diventato il socio. A parte le voci sui rilevanti vantaggi conseguiti, i rapporti del Navarra con gli ambienti siculo-americani non sono sempre rose e fiori. Questo perché sul medico corleonese incombono le prevenzioni del Lucky Luciano sui capi mafia considerati antiquati. Il Navarra ha il suo da fare per non essere incluso tra i soggetti destinati al pensionamento o alla rottamazione. Tanto più che, avendo dovuto adeguarsi a una forzata pausa di attività nel periodo fascista, può ben ritenersi ancora agli inizi della sua carriera di mafioso. Deve comunque destreggiarsi in un sottile gioco di abilità per convincere il potente boss siculo-americano a considerarlo all'altezza dei nuovi compiti che la nascente organizzazione internazionale di Cosa Nostra ha imposto ai capi mafia siciliani. A far volgere le cose a suo favore contribuiscono certo in modo decisivo le credenziali di Don Calò e i rapporti di amicizia e di affari intrattenuti col colonnello Poletti. Nonostante il fatto che per la leadership della mafia corleonese il grande Lucky ha dato l'impressione di avere altri progetti. Quel che è certo è che mai e poi mai il Luciano avrebbe preso in considerazione, ai fini del processo di riorganizzazione e modernizzazione della mafia, quel tale Calogero Lobue, un vecchietto che era stato fino ad allora il capo ufficiale della mafia corleonese, per i suoi titoli di veterano mafioso. La ricomposizione mafiosa locale vede in Calogero Lobue il capo e il nume tutelare. Siamo nel 1943, epoca in cui esiste il caos, l'intrallazzo e la fame più nera. Anche se a Corleone, zona prettamente agricola, di fame vera e propria nemmeno ora si muore. La scelta su Don Calogero non avviene a caso. È considerato un veterano di organizzazione delinquere e quindi persona temuta e rispettabile. Forse, per sua fortuna, provvede poi la morte naturale a toglierlo di mezzo. Non è una gran perdita, perché il Lobue non è minimamente adeguato alle esigenze dei nuovi tempi, essendo appena un rozzo delinquente comune e un rudere del passato. Ma il capo che sta dietro le quinte, il vero capo, Michele Navarra, pur essendo da tempo considerato a tutti gli effetti il padrino, sembra a Luciano più adatto al compito di restare dietro le quinte, a svolgervi una funzione di supervisore strategico dell'universo mafioso del paese, piuttosto che avere la funzione di assumere dirette ed ufficiali funzioni esecutive con tanto di coppola e lupara. È infatti fuori dalla tradizione che un professionista, in questo caso un noto e stimato medico, possa accettare e sostenere senza riserve una formale investitura di capomafia. Probabilmente, per questo, l'entourage di Lucky Luciano si premura di far rimpatriare dagli Stati Uniti un certo Vincenzo Collura, detto lo zio Vincent o Mr. Vincent, con il compito di assumere formalmente la guida della mafia corleonese.
Ma il Navarra, dinamico e intrepido, si mostra capace di non avere riserve sia per le coppole che per la lupara. Anche se poi avrebbe di gran lunga preferito, conformemente alla sua cultura, il farmaceutico ausilio dei veleni. Ben lungi dall'occultare coppole e fucile per preoccupazioni di rango sociale, addirittura pretende di esercitare tutti i compiti sia di direzione strategica che di diretta esecuzione di un regolare capomafia. Non gli risulta difficile ottenere quel che vuole, se non altro perché il bastone di comando che formalmente rivendica già da parecchi anni sta saldamente nelle sue mani. Navarra quindi provvede a dotare il suo padrinato di un'organica base organizzativa, così da farne un piccolo regno, il regno di Corleone. Come viene organizzata la cosca mafiosa? Don Michele non può pretendere da solo di controllare tutto l'abitato di Corleone, né tantomeno quello dei dintorni. Per quanto riguarda il paese, nomina 2 luogotenenti e divide il paese in 2 zone, i cui gregari, oltre che portare il rispetto assoluto al capo, devono portare la stessa riverenza al luogotenente, che in quella zona rappresenta il capo stesso. Sono nominati luogotenenti Antonino Governati, detto Fungidda, boss della parte superiore del paese, che ha per consigliere anziano Giovanni Trombadore, il quale, sfuggito alla retata Mori, aveva trascorso molti anni della sua vita nella lontana Cuba, dedicandosi alle piantagioni di zucchero e al contrabbando di stupefacenti. La parte bassa del paese viene affidata invece a Vincenzo Crescione Collura. Consiglieri di costui sono Angelo Vintaloro e i fratelli Maiuri. Accanto a questi capi o luogotenenti figurano poi elementi in veste di braccia dell'organizzazione, i quali si occupano dell'esecuzione materiale degli incarichi che vengono loro affidati. In questo regno, ormai definitivamente navariano, lo zio Vincent è costretto ad accontentarsi del ruolo di un boss di secondo piano. Ha comunque il tempo sufficiente per svolgere una singolare missione educativa. Edifica tra i giovani il mito di Lucky Luciano e in particolare insegna le teorie e le tecniche del gangsterismo americano a un certo Luciano Leggio, detto comunemente Ligio, un giovinastro ex vaccaro e ladro di covoni di grano, rapidamente cresciuto in fama di tiratore scelto, bene accolto anche dal Navarra nella sua cosca e investito di un importante campierato. Il dottor Navarra, capace di conciliare un regolare lavoro ospedaliero con le responsabilità del padrinato, imposta e dirige alla perfezione le attività di una cosca corleonese assai numerosa, alla quale affluiscono vari soggetti rientrati dagli Stati Uniti o reduci dal confino di polizia, e destinata a rilevanti proiezioni affaristico-criminali dalla campagna corleonese all'ambiente urbano di Palermo. Tra i vari affiliati sono da menzionare, senza alcun dubbio, alcuni figuri, elementi di spicco della malavita: il contrabbandiere Antonino Sorci, il ricco proprietario palermitano Antonino Matranga, l'importante trafficante di droga Rosario Mancino, amico intimo di Lucky Luciano, e un altro distinto mafioso palermitano, Mariano Troia. La dinamica viziosa in cui tale cosca provvede sia a sviluppare i suoi affari, sia a tutelare le gerarchie del potere locale, mantenendo il cosiddetto ordine, in concreto consegnano ad un totalitario modello parassitario l'intero assetto economico-sociale del territorio. Sono perfezionati fino a renderli ineludibili i controlli nell'assunzione della manodopera di brancianti operai. Si è contestualmente stabilizzato un sistema di prelievo fiscale sui proprietari e sui commercianti del luogo. Un sistema a suo modo consegnato con una certa equità di criteri, perché quanto viene estorto deve risultare proporzionato ai redditi delle vittime. Il forzato ma ben calibrato prelievo consiste in versamenti talvolta rateizzati, per presunte protezioni organizzate dagli stessi mafiosi. Al mantenimento dell'ordine si provvede, se necessario, con delitti contro la persona, non solo nei confronti di avversari personali o di cosca, ma anche in quelli di scassapagliai che osano recare disturbo alla zona protetta o di influenza. Punizioni ad ostinati resistenti o eccezionali prelievi di denaro si attuano mediante i sequestri di persona a scopo di estorsione. In più, per i bisogni spiccioli dei picciotti si tollera, entro certi limiti, persino un'attività delittuosa, spontaneistica e non regolata, talvolta sfuggente al controllo dello stesso Navarra, consistente in delitti di ogni genere,
purché ne derivi lucro o intimidazione, pascoli abusivi, danneggiamenti, abigeati, incendi. In parallelo a questa attività, Navarra si è assicurato il posto di ufficiale sanitario del comune di Corleone e di direttore del vicino ospedale. A quell'obiettivo sta puntando invano da almeno 10 anni, perché il posto è occupato da un suo collega, il dottor Carmelo Nicolosi, non disposto a farsi da parte con un anticipato pensionamento. Ritenuta insopportabile un'ulteriore attesa, il Navarra si ritiene costretto a compiere o a promuovere un'azione che drasticamente lo libera dell'ostacolo. Il povero dottor Nicolosi, definito dalla Chiesa professionista serio, stimato e in nessun modo compromesso con la mafia, viene ucciso sul far della sera del 29 aprile 1946. Il probabile movente del delitto lo conoscono tutti e altrettanto può dirsi per il mandante. I provvidenziali amici del Navarra riescono però a dirottare le indagini sulla classica pista del delitto d'onore, cherchez la femme, e subito si provvede ad attribuire al defunto una fedigrafa amante che oltre a lui, da vivo un cinquantenne piacente, sarebbe stata solita concedersi ad un altro Don Giovanni del luogo, un certo Giovanni Littori, che ovviamente viene accusato di aver ucciso il rivale per gelosia. Il caso si dissolve in una bolla di sapone. Il Littori non ha difficoltà a dimostrare la sua totale innocenza, mentre il Navarra, sul quale nessuno si è preso la briga di indagare, si insedia sulla poltrona lasciata libera dal defunto.